Guido Cami, buongiorno. Buongiorno Massimo, grazie molte per l'invito. Guido, amministratore delegato di Industrie Chimiche Forestali. Sì, Guido, signore. noi ci conosciamo dai tempi del tuo arrivo in borsa. 2017-2018. Vorrei che tu cominciassi con una breve descrizione della società, a cominciare proprio dalle origini fino all'arrivo in borsa, incrociando anche la tua esperienza personale. Molto bene, allora cominciamo con la società e poi magari parlo un pochino del sottoscritto. Sì. Industrie Chimiche Forestali è una bella azienda italiana nata nel 1918 a Maccagno, sul Lago Maggiore, a seguito di una concessione che la famiglia Girardi aveva ottenuto ancora con il vecchio Regno Sabaudo nel secolo precedente per il taglio degli alberi, e nasce da lì la nostra storia. Inizialmente si chiamava Industrie Forestali, poi Industrie Chimiche e Forestali, perché la leggenda narra che uno dei figli Girardi, che aveva delle conoscenze farmaceutiche, chimiche, aveva intuito che la resina che fuoriusciva dal taglio degli alberi, opportunamente raffinata, possa diventare un mastice per essere utilizzato per incollare e adesivizzare materiali diversi, in particolare a quel tempo per le calzature. Siamo nel 1918, esisteva il legno, il cuoio, il cotone, non esisteva la gomma, non esisteva il poliuretano, l'EVA, la plastica, e quindi da quasi 105-106 anni noi produciamo adesivi per il settore della calzatura. Nel corso degli anni sono successe molte cose, sono passate anche 2 guerre, perché la nostra società è nata prima dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale, e puoi immaginare che di aneddoti ce ne sono tantissimi che contraddistinguono la nostra storia. Nel recente passato Industrie Chimiche Forestali è diventata un'azienda che produce 2 cose: adesivi e tessuti tecnici adesivizzati, utilizzati per i settori della calzatura e della pelletteria, circa metà della nostra attività, al 25% adesivi poliuretanici che vengono usati nel settore dell'automotive per la costruzione dei cosiddetti headliner, e abbiamo una quota decisamente importante che vale quasi il 30% del mercato mondiale, e l'ultimo 25% di produzione di fatturato è generato invece da attività legate all'imballaggio alimentare, quindi il flexible packaging, e a prodotti, chiamiamoli tecnici, per diverse applicazioni nei settori industriali più disparati. L'azienda oggi è composta da circa 150 persone. Siamo ubicati nel nostro stabilimento qui di Marcallo Concasone, dove ci siamo trasferiti alla fine del 1990-1995, e nello stabilimento di Robecchetto Coninduno, che è un'acquisizione fatta nel 2023 a 8 chilometri da noi, che produceva cotone di diversa natura dal 1947 e che abbiamo mantenuto con un contratto di affitto, perché è caratterizzato anche da impianti di tintura e di conseguenza di trattamento dell'acqua e quant'altro. Come giustamente dicevi tu, per incrociare un po' anche la mia storia, io mi sono unito a Industrie Chimiche Forestali all'inizio del 2010. Allora la proprietà era di una persona fisica, ancora viva, classe 1938, molto sveglio e simpatico, di nome Luciano Buratti. Il dottor Buratti aveva passato la sua vita, oggi diremmo, nella galassia dell'ENI. Lui amava dire che aveva fatto Montecatini, Montedison, GIP, Lanerossi, ENI. Quando nel 1999, ormai prossimo ai suoi 60 anni e quindi alla pensione, parlato con Barnabé, si è fatto liquidare e ha deciso, per non andare, come diceva lui, sulle panchine ai giardinetti a leggere il giornale, di investire del denaro per rilevare Industrie Chimiche Forestali, Che era di chi? che era di proprietà della famiglia Girardi nel Girardi ancora. 1999, esatto. Il dottor Buratti sostanzialmente ha detenuto la proprietà dell'azienda a partire dal 99 fino al 2014. Ricorderai bene che negli anni 2007-2008 c'era stato un crunch a livello grosso in termini economici, materie prime, e la società in quel momento versava in una condizione economica e finanziaria molto critica. Generava circa 40 milioni di euro di fatturato, aveva debiti che superavano abbondantemente i 20 milioni di euro, un EBITDA percentuale decisamente basso, a single digit, più vicino allo 0 che al 9.
Il dottor Buratti, persona molto lucida, aveva capito che poteva fare due cose. La prima poteva essere di liquidare in bonis la società e di chiuderla definitivamente, o la seconda di trovare qualcuno che lo aiutasse a fare una sorta di turnaround, di rilancio della società. Ci siamo conosciuti perché io nella mia vita da ingegnere sono partito da Pirelli Pneumatici, dopo la laurea in ingegneria gestionale, per parecchi anni. Dopo Pirelli sono finito in manifattura di Legnano, grande azienda di filatura di cotone Macò, oggi non sappiamo più quasi neanche che cos'è, di proprietà allora del dottor Achille Roncoroni, un'azienda che aveva 9 stabilimenti in Italia e produceva quasi 400 miliardi di vecchie lire di filato Macò, e lì mi sono specializzato nella parte logistica. Da lì poi sono finito in Vibram, suolo in gomma, per 7 anni, occupandomi dello sviluppo della società a livello internazionale e aiutando Vibram a diventare un player mondiale su tutti i campi della calzatura tecnica. Da lì poi ho fatto un passaggio in Alcampescinè e poi in Giovanni Crespi. Quando ero in Vibram avevo incontrato una persona che era il mio predecessore in forestali, che era Alberto Magnani, il quale non era più contento di stare qui, ed è lui che mi ha presentato il dottor Buratti nel 2009. Ci siamo piaciuti reciprocamente, mi era piaciuta molto questa azienda, ritenevo, e ho fatto bene, che avesse un sacco di valori da un punto di vista industriale, grande patrimonio da un punto di vista formulativo, degli impianti molto solidi, delle conoscenze decisamente approfondite nel campo chimico. Aveva avuto un problema solo, che negli anni si era concentrata esclusivamente o prevalentemente nel settore della calzatura a livello italo-europeo. Beh, ben sappiamo che negli ultimi 20 anni la calzatura si è mossa dall'Europa, a maggior ragione dall'Italia, ed è andata in giro per il mondo. Sicché nel 2010, quando mi sono legato a industrie chimiche e forestali, con l'incarico di divenire amministratore delegato alle dipendenze del dottor Buratti, che allora era il presidente e il proprietario della società, abbiamo sostanzialmente agito su diversi assi. Beh, prima un asse da un punto di vista motivazionale delle persone. Parto sempre dal presupposto che sia il team che dà il risultato poi di buone cose, e quindi abbiamo cercato di identificare un'organizzazione chiara, dividendo tra parte commerciale, produttiva, controllo di gestione, finanza, amministrazione, controllo, acquisti, personale, e rendendola, seppur piccola, una società ben organizzata e ben strutturata. Anche a livello informatico abbiamo avviato l'implementazione di SAP, che sembra quasi esagerato per un'azienda piccola come la nostra, ma che è stato un presupposto indispensabile quando poi siamo cresciuti. Secondariamente avevamo capito bene che se rimanevamo in Italia poco potevamo fare, e quindi abbiamo cominciato, anche sulla base delle esperienze acquisite nel corso delle precedenti attività lavorative e personali, a sviluppare business a livello internazionale. Beh, pensa che oggi quasi il 60% del nostro fatturato va in giro per il mondo, e non sono più 40 milioni, ma siamo più vicino, diciamo, ai 75, e soltanto il 40% rimane all'interno dell'Italia. Quindi grande spinta e grande impulso, con una volontà, facendo adesivi e tessuti tecnici, di produrre tutto qui a Marcallo Concasone, quindi avendo sotto controllo integralmente la filiera produttiva, la parte qualitativa, le caratterizzazioni dei processi e dei prodotti, e di esportare in giro in tutto il mondo. Secondariamente, oltre a muoversi da un punto di vista geografico, allargare la nostra gamma di prodotti. Come ti ho detto, la calzatura era la parte dominante della nostra società. Abbiamo intensificato e affiancato anche la parte legata Ti sei bloccato. all'automotive, che era già partita all'interno di Forestali nell'intorno del 2005-2006, ma non ancora fortemente di spinta, e quindi siamo entrati nel settore automotive, che, come dicevo prima, è diventato un quarto della nostra attività. E poi abbiamo spinto e potenziato in maniera rilevante l'attività legata al flexible packaging e alla gloss lamination. Ecco, poi abbiamo attivato una diversificazione merceologica. Forestali per tanti anni era stata, abbiamo detto prima, sempre concentrata sulla parte calzatura a livello italiano e europeo. Nel corso di questi anni, a partire dal 2010, invece ci siamo attivati per raggiungere anche altri settori merceologici. La pelletteria, che sembra da un punto di vista così sommario la stessa cosa, ma ha canali distributivi differenti, produzione differente, caratterizzazione differenti, che è diventato importante. Il settore dell'automotive,
Automotive siamo produttori di adesivi poliuretanici per la produzione di headliner. Come ho detto all'inizio, siamo produttori di quasi il 30% degli adesivi che si consumano nel mondo per poter realizzare headliner, quindi seppur piccoli, molto focalizzati ma importanti. Cos'è l'headliner? L'headliner è il padiglione, quello che quando guidiamo vediamo sopra la nostra testa, l'imperiale, il cielo. L'headliner è il suo nome tecnico. E per finire, che poi rappresenta il 25% della nostra attività, il settore dell'imballaggio flessibile, quindi del flexible packaging legato alla gloss lamination, cioè la protezione superficiale dei film, e le attività industriali in genere vario, quindi applicazioni le più disparate dove si usano adesivi per applicazioni differenti. L'insieme di queste tre cose, quindi revisione organizzativa da una parte, espansione da un punto di vista geografico e espansione in termini di settori, ha permesso alla società nel corso di questi oltre 15 anni in cui la vivo insieme a tutti i miei colleghi di vedere una crescita continua che è passata quindi dai 40 milioni di fatturato largo circa nel 2009, siamo arrivati quasi a 88 milioni nel 2023, anno post-Covid di boom, poi c'è stato un rallentamento ulteriore e oggi siamo nell'intorno dei circa 72-73 milioni di euro di fatturato. Parliamo della borsa. Allora, la storia di questa società, quando il dottor Burati nel 2014 ha deciso di uscire per una questione anagrafica e perché aveva dichiarato che a suo figlio non interessava entrare in un'attività industriale perché lavorava come banker in altre organizzazioni, mi ha dato l'incarico di trovare un potenziale acquirente. Non era mica facile trovare un acquirente nel 2014, ormai avevamo sviluppato un bel lavoro, ma eravamo in settori, come abbiamo detto prima, differenti, gli adesivi, i tessuti, le auto, le scarpe, eccetera, eccetera, e ho trovato degli interlocutori i quali erano interessati soltanto delle porzioni del business, ma questo avrebbe voluto dire smembrare la nostra attività. Sino a che nell'aprile del 2014 non ho incontrato Mandarin Capital Partners nella persona di Enrico Ricotta, che insieme a Alberto Forchielli, Lorenzo Stanca e tutti i manager di Mandarin Capital Partner avevano raccolto del denaro che avevano messo in un fondo e avevano intenzione di acquisire la società. Il dottor Burati aveva le idee estremamente chiare su quanto volesse valutare la società in termini di equity value. Nel giro di poco tempo abbiamo fatto un accordo veloce con Mandarin Capital Partner. Io ho espresso un desiderio che l'acquisizione venisse fatta tutta equity, senza debiti, e loro concettualmente in concambio mi hanno detto che andava bene purché diventassi socio anch'io. E sicché Mandarin ha versato il 90% del valore stabilito, io ho messo insieme a degli altri soci amici il 10% e siamo partiti e abbiamo iniziato a lavorare. 2014-2015. Le cose sono andate molto bene e nel 2015 Mandarin era già pronto sostanzialmente per vendere, con mio disappunto peraltro perché avremmo dovuto camminare insieme più a lungo, avevano necessità loro di rientrare con finanza e mi avevano detto che se fossi stato capace di trovare un secondo fondo che potesse entrare al loro posto per il 39%, loro avrebbero continuato la storia con me. E così abbiamo fatto a gennaio del 2016 un altro turnaround, abbiamo creato una nuova società, questa società era partecipata al 51% da Mandarin, al 39% da Progressio, Guido De Vivo, Filippo Gaggini, Angelo Piero Laruna, Nino Mascellaro, e dal 10% sempre dal sottoscritto. Abbiamo ricominciato a navigare, è andata bene anche questa volta, perché nella prima avevamo triplicato il valore dell'ingresso di Mandarin e nella seconda avevamo già un valore che era prossimo a 2 volte. Avevo inteso che i fondi dopo un periodo, seppur breve, avevano la volontà di uscire e così, attraverso conoscenze, siamo andati a bussare alla porta di Equita, che in quel periodo aveva creato a settembre del 2017 una SPAC dal nome EPS, Equita Private Equity Partners SPAC. Sono stato messo in contatto con il dottor Francesco Perilli, Rossano Ruffini e Stefano Lustig come persone di riferimento di Equita. Mi sono presentato, ho raccontato che cosa facevo in Forestali e che intenzione avevano i soci di Forestali. Questo era a settembre del 2017
Maggio 2018 la SPAC ci ha comprato per la cifra stabilita. Io, che ero socio della vecchia società, sono stato liquidato e insieme a 11 miei colleghi è stato fatto un aumento di capitale riservato ai manager che hanno versato circa 5 milioni di euro di capitale. Siamo ritornati a essere soci e abbiamo ricontinuato sostanzialmente a lavorare. Ed ecco che dal 2018 siamo diventati, prima Forestali detenuta da EPS e tecnicamente nel 2020 abbiamo fatto un reverse merge, una fusione inversa, per cui Esatto. Forestali ha comperato il veicolo che ci aveva acquisito, riquotando Forestali, ma di fatto non era cambiato molto. Quindi cambiava giuridicamente, ma dal 2020 è Forestali vera e propria la società quotata in borsa. È una bella azienda, diciamo, detenuta da una pluralità di soci numerosa. Siamo appena sotto i 500 soci. Il controllo relativo della società è nelle mani di First Capital, che detiene circa il 26%. Nel corso di questo recente passato, Anima ha dichiarato di avere poco più del 5%, Smart Capital ha dichiarato di avere poco più del 5% e tutti gli altri, diciamo 470-480 investitori, sono invece sotto quella soglia del 5% che obbliga alla dichiarazione di partecipazione. Quando tutti gli anni eroghiamo il nostro dividendo, li contiamo e li vediamo uno dietro l'altro tutti schierati. E chi sono? Fondi, retail, privati? C'è di tutto, Massimo. Tu sai che quando era stato fatta la SPAC avevano aderito molte organizzazioni istituzionali, molti fondi, però poi cammin facendo sono entrate anche persone fisiche. Abbiamo anche una pluralità di quasi 100 azionisti che contiamo nelle nostre file che hanno meno di 15.000 azioni, quindi anche tenuto conto che l'azione vale circa 6 euro per azione, 6,20 euro per azione, anche investimenti tutto sommato modesti. Quindi è veramente una pluralità di investitori differenti. È sicuramente una bella storia, un'azienda che ha 110 anni, che è passata da una famiglia, dalla famiglia è passata di fatto a un manager proprietario, il dottor Buratti. Con il dottor Buratti abbiamo fatto questa evoluzione trovando un fondo di private equity, Mandarin il primo, che ha fatto da ponte per un paio d'anni, poi Mandarin insieme a Progresso altri 2 anni e poi lo sbocco finale per farla diventare pubblica e quotata sulla borsa di Milano. E infatti adesso voi Prego. siete non solo pubblici nel senso di quotati, ma siete pubblici nel senso che non c'è un azionista di controllo che ha la maggioranza assoluta della società, cosa che è invece un po' la regola in Italia. Hai perfettamente ragione, perché come dicevo prima, First Capital detiene circa il 26% e quindi è un quarto del capitale e non esiste un azionista che sia, diciamo, di maggioranza assoluta, assolutamente. Senti, e come giudichi l'esperienza di essere in borsa? Perché sei in borsa? Io lo confesso a tutti sempre molto apertamente, l'ingresso in borsa è stato per me l'unica way out che ho trovato per uscire dal mondo dei fondi di private equity, perché dopo aver passato Mandarin e Progressio, se fossi passato a un altro fondo di private equity probabilmente mi avrebbero straindebitato e oggi sarei ancora qui a sudare per restituire denaro alle banche. Il fatto di essere passato attraverso una SPAC e poi con la fusione inversa ad essere in borsa mi ha permesso invece, senza indebitamenti, di continuare di fatto a lavorare. Poi io ritengo che essere in borsa ha anche di per sé un vantaggio. Tutti dicono è costoso, è complicato. Non è vero. L'Euronext Grow Milano è un mercato tutto sommato semplice. Quando tu hai un buon corporate advisor, quando tu hai un buon nominated advisor, quando tu hai un bravo specialist, quando hai una buona organizzazione interna amministrativa finanziaria per poter fare i tuoi rendiconti economici e patrimoniali nei tempi giusti, alla fine il costo è abbastanza modesto ed è una vetrina per farsi vedere dal mondo in maniera estremamente trasparente.
E chi fosse interessato va sul nostro sito nella parte investor, c'è una bella presentazione, c'è anche un financial trend solo del periodo di quotazione, in cui sostanzialmente dimostriamo che in questi 6 anni di lavoro abbiamo generato a livello aggregato, escludendo il 26 che pubblicheremo domani i dati, quasi 600 milioni di fatturato cumulato, abbiamo generato EBITDA per quasi 61 milioni di euro, quindi 10,5% di media. Abbiamo generato utili netti per quasi 20 milioni di euro, quindi comunque un risultato decisamente buono, e abbiamo generato cassa netta per quasi 32 milioni di euro, che sono tanti soldini se ci pensiamo, no? A livello complessivo. che sono arrivati anche agli azionisti via i dividendi. Allora, sono arrivati sicuramente via dividendo, che è stata una parte decisamente importante che la gente di sicuro apprezza, ma sono arrivati anche sotto forma di buyback, perché Sì. in questo periodo quasi 6 milioni di euro in questi anni li abbiamo distribuiti. Tieni conto che nei primi 18-19 eravamo un po' neofiti e siamo stati fermi, ma poi siamo partiti e ogni anno il dividendo lo distribuiamo. Oggi, per esempio, abbiamo pagato il dividendo del 2025 che vale 30 centesimi su una azione che vale circa 6 euro, quindi comunque un 5% di dividendo. Ma abbiamo fatto anche un importante piano di buyback, abbiamo ricomprato quando ci siamo quotati, avevamo circa 7 milioni e mezzo di azioni, oggi ne abbiamo circa 5 milioni e mezzo in circolazione, quindi vuol dire che abbiamo comperato azioni per quasi 11 milioni e 8, quasi 12 milioni, che sommati agli altri 6 di dividende arrivano vicino ai 18 milioni, poi le abbiamo stracciate e questo di fatto induce implicitamente che Fuggetta, azionista di Forestali, se prima eravamo in due, abbiamo comprato un'azione, l'abbiamo stracciata, adesso è tutto di Fuggetta. Quindi devo dire, è stata una bella storia. Mi piace quest'idea, io sono sempre del parere che sarebbe bello poter usare un'azienda quotata come la nostra come un ombrello di aggregazione, anche per altre società. Ma purtroppo, e credo che tu Massimo lo condivida, il medio imprenditore italiano di comprendogno è veramente duro, nel senso positivo, ma meglio essere padrone a casa propria che un dipendente a casa di altri. Di aziende ne abbiamo viste tantissime. Siamo riusciti in questo periodo a consolidare solo 2 acquisizioni, peraltro di nicchia specialistiche, uno nella produzione di puntali e contrafforti nel mondo del lusso e un'altra di preparazione dei cotoni e della tintura dei cotoni, che erano anche nostri fornitori. Devo dire, hanno dato il loro contributo, quindi Forestali del 1918, Orel del 1926, Angers del 1946, diciamo che siamo una terna di aziende old economy storica, però con molta tradizione. Come avete fatto le acquisizioni? Come le avete finanziate? Di fatto le abbiamo acquistate sostanzialmente con soldi nostri, perché avendo comunque generato molta cassa, una volta che siamo riusciti a restituire alle nostre banche i debiti o gli interessi che gli dovevamo, alla fine noi continuiamo a generare cassa, quindi gli importi che abbiamo dovuto sborsare per l'acquisizione di questa società li abbiamo sempre fatte di tasca nostra. Io continuo a dire, tu lo sai, che sul mercato c'è qualche bocconcino che ci piace, ma non tanto da comperare, potrebbe essere anche parzialmente da comperare per poi fare anche attività di carta contro carta per coinvolgerli, però torno al punto di prima, della durezza della mentalità di tanta gente che non vuole mettere in piazza la propria attività in maniera così evidente. A qualsiasi prezzo. Per il momento non siamo ancora arrivati alle condizioni che possono cedere. Poi sai, il prezzo viene dopo, quando uno ti dice sì, va bene, però il prezzo poi tu puoi dire è alto, è basso, è giusto, ma per il momento nessuno si manifesta, ognuno vuole andare avanti un po' nella sua strada. E allora noi cosa abbiamo pensato di fare, Massimo? Qual è il motivo per il quale nel corso di questi ultimi anni, che se la pensiamo da un punto di vista industriale sono stati diabolici, no? Perché ricordiamo, prima il Covid, poi i problemi logistici, poi la nave che si è rincagliata nel canale di Suez, poi le materie prime che erano salite di prezzo in maniera incontrollabile, poi il costo dell'energia e del gas, e poi la guerra tra la Russia e l'Ucraina, poi la guerra tra la Palestina e Israele, adesso la guerra in Medio Oriente che è scoppata il 2 di marzo. Posso dirti, ne sono successe di ogni e secondo me non sono ancora finite, ma noi anche nel corso di questi ultimi pochi anni abbiamo continuato inesorabilmente a guadagnare e a generare cassa. Perché?
L'Europa Unita ci ha messo un carico da 90, che è tutta la parte della regolamentazione. L'Europa è molto stretta, è molto dura nel campo del regolamento. Rispetto a che cosa? Rispetto agli altri paesi, in senso lato, l'Asia da una parte e le Americhe dall'altra. Quindi noi ci troviamo in una condizione di grande difficoltà da un punto di vista normativo, perché dobbiamo ottemperare a tutto quello che la legge italiana ed europea prevedono per noi. Questo è uno svantaggio da una parte, perché un po' inibisce la nostra capacità di essere competitivi verso l'Asia e verso l'America, perché lì abbiamo dei concorrenti che giocano molto più liberi rispetto a noi, costa molto meno tutta l'infrastruttura. Ma in questa maniera stiamo proteggendo in maniera forte l'Europa, quindi noi oggi stiamo sviluppando sempre più prodotti tecnici, gli adesivi non sono commodity, sono prodotti tecnici che vanno nel campo del verde, della riciclabilità, dell'impatto ambientale ridotto, normative, delle prestazioni tecniche rilevanti, per cui abbiamo perso un po' di attività nei paesi, quelli più in fase di sviluppo, dove i cinesi hanno sicuramente avuto vita facile, ma abbiamo intensificato la presenza commerciale da clienti, calzatura, pelletteria, auto, packaging, eccetera, eccetera, europei che, vivendo le nostre leggi, sono obbligati ad essere compliance con quello che la normativa prevede. Quindi devo dirti, forse un po' meno volume, ma forse molta più qualità intrinseca del prodotto. Poi sai, divento vecchio anch'io, ormai qua ho superato i 62 anni, sono ormai 16 o 17 anni che lavoro. I miei colleghi, ti garantisco, quando entrano in forestali non ne ho uno che si licenzia o va via, cioè restano qua tutti alla fine. Non penso solo perché facciamo adesivi, ma perché secondo me abbiamo creato un'atmosfera, un clima, una capacità di lavorare insieme molto bello. Ti ho detto prima che 11 colleghi sono anche soci e mettere dei soldi di tasca propria nella propria azienda vuol dire crederci veramente. Questo per dirti che secondo me Forestali è diventata un buon punto di riferimento nei nostri settori di sbocco, cioè siamo considerati gente seria, gente capace di fare il proprio mestiere, posso dire anche gente simpatica con cui lavorare, che è un'altra componente comunque che ha un valore anche nella relazione. Siamo flessibili, quindi a differenza delle grosse multinazionali, anche oggi, che il mercato è imprevedibile, inutile lamentarsi, dobbiamo fare bordi più corti, essere più scattanti e noi ce la facciamo a fare questo e quindi acquisiamo dei punti. E tutto quel discorso della regolamentazione che abbiamo messo in atto in tanti anni di lavoro, ma in particolare negli ultimi 5 o 6, ci permettono di essere anche più attrattivi di quello che sono i concorrenti piccolini che abbiamo, che non hanno avuto questa capacità di elevare il proprio standing da un punto di vista di regulatori come l'abbiamo fatto noi. Quindi io ti devo dire, senza falsa modestia e con grande orgoglio, che siamo un bel gruppo di persone, che è una bella azienda flessibile e che secondo me la partita non è ancora chiusa. Guido, a fronte di questa bella storia, però il prezzo in borsa è ancora lì. Dammi la tua interpretazione di questa cosa. Quando dico ancora lì, è stato tra 5 e 6 per molti anni, dalla quotazione fino a fine 2024. Poi finalmente nel 2025, dal 2025 abbiamo visto un recupero. All'interno, tra l'altro, di una liquidità del titolo molto limitata. Come giudichi Grazie per la questa domanda. cosa? Intanto dico che sei generoso perché ti sei fermato a 5 e hai omesso di dire che siamo scesi anche a 4,10 o a 4, 4,15 vero, perché vero, sì, eravamo scesi in maniera rilevante. Allora, oggi con 5 milioni e mezzo, poco più di azioni in circolazione a circa 6 euro, 6,10 euro di valore, ieri è zompata tra 5,95 e 6,20, forse anche per il dividendo in mezzo, diciamo che capitalizziamo circa 35 milioni di euro. sì, Io che sono un modesto ingegnere e non un finanziere, guardo i miei conti e dico: ma per Bacco, noi nel 2025 abbiamo generato 9,7 milioni di EBITDA, che vuol dire prossimi ai 10 milioni, e non abbiamo di fatto più debiti perché i 7 milioni riportati nel nostro bilancio di debito sono rappresentati per 4 milioni dal residuo del leasing dell'immobile nel quale viviamo, che estingueremo nel 2030, e dalla riclassificazione IAS, l'affitto dell'immobile della Langeais che abbiamo comperato nel 2023. Quindi quei 7 milioni sono solo cose, tra virgolette, legate agli immobili, come fossero
gli affitti che dobbiamo restituire, quindi posso dirti, Massimo, un debito buono. Ma la mia domanda è: ma porca miseria, ma con 10 milioni di euro di EBITDA moltiplicato anche per un modesto 6 che porta a 60 milioni e dedotto di quei 7 milioni presi in parte o in toto, noi dovremmo avere una capitalizzazione che dovrebbe girare tra i 50 e i 55 milioni, che vuol dire che l'azione dovrebbe essere compresa tra 9,5 € e 10,5 €. Invece stiamo girando a 6. Perché? Uno, ricordiamoci che siamo sempre un'azienda piccola, per cui in termini anche dimensionali riusciamo a impattare poco sui grandi investitori. Secondo, che siamo comunque un'azienda che lavora nella chimica e la chimica, che sia una scienza e un'industria, è ancora considerata dai più una cosa brutta, una cosa negativa. Nessuno pensa che la chimica vuol dire anche anticriptogamici, vuol dire salute, vuol dire farmaceutica, vuol dire gas, vuol dire benessere, vuol dire tante cose. Tutti la pensano sempre in maniera deteriore, no? La chimica è qualcosa che fa male. Sì, Non è vero. Però Guido, va male per tutte le aziende chimiche. Se tu vedi però, parlando della valutazione, la valutazione di Forestali rispetto ai competitors europei, siamo a meno della metà. Allora, l'Italia sconta anche questo. Quando tu mi parli dei competitors europei, probabilmente però mi parli di gente come Henkel, come Sika, come Fuller, come BSF, come Covestro, cioè gente che ha una dimensione decisamente superiore alla nostra. Purtroppo, come stai dicendo tu, la capitalizzazione di borsa è l'unica cosa che non dà grande soddisfazione. Quindi, se uno avesse investito quando il titolo era sceso a 4 € e oggi quota 6 sarebbe contento, ma se uno ha investito a 8 € e oggi vale ancora 6, sicuramente contento non è da un punto di vista di detenzione del titolo. Io continuo a ripetere che se fossimo capaci di espandere un po' la nostra dimensione in termini di lavoro, quindi passare dai nostri 70-80 milioni al doppio, a 130, 140, 150, qualcosa potrebbe succedere. E poi credo che tu sia al corrente che ci sono un po' di attività da parte di operatori finanziari che vogliono creare, adesso anche Banca Generali sta pensando a un nuovo ETF appuntato a 100 aziende, le migliori del mercato, per invogliare un po' di investitori istituzionali a mettere un po' di soldi in questo mercato, no? Perché di fatto oggi che uno che compra Forestali capitalizza 35 milioni, la comprerebbe decisamente a sconto, ha un valore incredibile, inespresso. Qualche volta uno dice anche: ma perché non la delistiamo? Ma io dico: prima di delistarla voglio fare ancora un bello sforzo per cercare di capire come potremmo crescere di valore, cosa dovremmo fare, quali sono le operazioni. Però sicuramente, Massimo, questo è un tema importante. Il tema, come tu sai, perché ne ho scritto e ne abbiamo parlato, è che mancano gli investitori istituzionali in Certo, Italia. certo. Mancano fondi dedicati, mancano investitori istituzionali, quindi non c'è l'offerta di ottime aziende come la tua, ma non ci sono gli investitori dedicati perché c'è bisogno di uno sforzo dedicato. È chiaro che tu non puoi fare la comparazione tra, come dici tu, tra Forestali e Henkel, sono due cose completamente diverse. Ci vuole da parte dell'investitore istituzionale italiano uno sforzo di mettere da parte delle risorse che possono essere, che sono anche, sarebbero anche limitate rispetto alla dimensione degli investitori, che investano in aziende del paese. Cosa che Questo succede in Francia, cosa che succede in Germania, ma in Italia no. Questo è sicuramente un punto forte su cui qualcuno comincia a muoversi. Abbiamo visto anche il fondo dei fondi che però non ha dato un grande risultato sino adesso, ma è molto corretto quello che tu stai dicendo. Per cui bisogna operare anche in questa direzione. Anche Assonext sta cercando, per quello che riesce a fare, a sensibilizzare la parte politica per andare su questa direzione. Sì, sono anni che lo facciamo, ma con risultati ovviamente Modesti, modesti. il fondo di fondi di Cassa Depositi e Prestiti è una buona iniziativa, ma così come è stato realizzato, la mia opinione è che sono fondi che saranno investiti, sono e saranno investiti in aziende sempre più grandi rispetto alla dimensione di Forestali e della media azienda quotata su EGM, che
che rimarranno ancora al margine di questi Bisogna fondi. fare però questo sforzo, perché io credo, Massimo, che le aziende come le nostre siano molto resilienti, cioè Certo, abbiamo grandi competenze, siamo flessibili. A livello italiano poi siamo molto aggressivi, perché io quando volo in giro per il mondo, noi spediamo in 80 paesi, ti garantisco che non c'è una volta che non trovo un altro italiano da qualche parte del mondo che là a fare business come facciamo noi. Per cui questo significa che siamo gente sveglia, preparata, capace. sono aziende che meriterebbero l'interesse degli investitori E- es- istituzionali italiani, che invece Esattamente. investono in Amazon, investono in Intel, dovrebbero dedicare una parte. Io ho fatto un po' di calcoli, ne abbiamo parlato, basterebbe anche un 1%, un 2% del patrimonio gestito da fondi pensione, casse di previdenza, per non parlare poi delle assicurazioni, aziende italiane di piccola dimensione per cambiare completamente il quadro. Assolutamente, perché in questo caso comunque queste piccole aziende, come diciamo, che sono un po' mal considerate da un punto di vista di capitalizzazione, invece a livello di return economico e finanziario sono molto buone perché spesso non sono indebitate, generano buona cassa, hanno un buon EBITDA e quindi sono molto resilienti in termini di attività. Certo, sarebbe un investimento non fatto per simpatia o per No, no, spirito no, patriottico, ma no, no. sarebbe un investimento che se il mercato funzionasse, sarebbe un investimento molto Bene, è redditizio. gente come te competente che deve spingere su questa strada per aiutare Beh, piccoli ahimè, io come... l'ho fatto anche troppo perché poi alla fine ho dovuto gettare le armi e chiudere il fondo perché non essendo riuscito a rientrare nel giro del fondo di fondi CDP, perché per farlo c'era bisogno di avere una società, una SGR con almeno un miliardo in gestione, ho dovuto, ahimè, chiudere il fondo, ma non c'è riuscito nemmeno First Capital. First Capital è un classico esempio. First Capital ha già un fondo, non ha in gestione, non è una SGR che gestisce più di 1 miliardo, per cui non è stata considerata per un investimento nel fondo di CDP, che abbiamo fatto proprio con Vincenzo Polidoro il punto nell'ultimo podcast fatto sul canale, ed è un peccato. E anche Smart Capital, ci sono tanti altri investitori piccoli che dovrebbero essere il cuore dell'investimento di questo mercato, ma se non riescono a mh, creare delle situazioni in cui possono raccogliere eh, fondi dagli investitori, sia istituzionali ma anche retail, è chiaro che non parte niente. Cioè, si parla molto delle small cap, delle PMI come il cuore, l'ossatura dell'economia italiana, ma alla fine quando si va a vedere i fatti, si fa molto poco. Beh, io spero che anche interviste come queste comunque contribuiscano per quello che possono, voglio dire, alla sensibilizzazione del pubblico. È il mio obiettivo. Quello che ci stiamo dicendo è molto semplice. Un'azienda, adesso parlo della mia, di Forestali, che ha oltre 100 anni di vita, che ha passato dei momenti durissimi nel passato, che da 20 anni sta risorgendo, che ha attraversato una turbolenza incredibile di contesto esterno, che continua a dar da lavorare a 150 persone, genera profitto, genera cassa, distribuisce dividendi e tutti gli anni, Massimo, non l'abbiamo detto, seppur piccoli, continuiamo a investire un paio di milioni di euro per l'innovazione, per lo sviluppo e per i macchinari. Non sarà gran cosa, ma io sono qua ormai da, t'ho detto, 16 o 17 anni, vuol dire che noi 30 o 40 milioni li abbiamo messi dentro, che nel nostro piccolo comunque sono un sacco di soldini e tutti questi soldini che abbiamo messo ci sono serviti comunque per continuare ad essere efficienti, innovativi, capaci. Quindi io continuo a fare il mio mestiere, sono convinto che se qualcuno ci ascolta, inizialmente magari si accontenta del suo dividendo, perché oggi comunque investire in forestali, adesso non sto facendo una promozione pubblicitaria, ma credo che siamo a un valore di carico che sarebbe super giustificato. Se uno per qualche anno si accontentasse di portarsi a casa qualche dividendo e poi speriamo che qualcosa possa succedere a livello di investitori istituzionali, magari se mi rifai questa intervista nel 2028, 29 o 30 diremo cose diverse rispetto ad oggi. Però
Il nostro compito è quello di non mollare. Io penso che siamo sulla strada giusta noi, a livello di azienda. Guido, siamo in chiusura. Cosa ti motiva? Perché fai quello che fai? Perché pensi che quello che fai sia importante? Allora, io di fatto, seppure sono amministratore delegato di questa società e detengo una quota di poco inferiore al 5%, svolgo un'attività che è un po' imprenditoriale, cioè io faccio il facente funzione dell'imprenditore, pur rispondendo al consiglio di amministrazione nella sua interezza, quindi ai budget, alle strategie degli azionisti, di minoranza, di maggioranza, eccetera, eccetera. Che te devo dire? Si vive una volta sola e secondo me bisogna vivere fino in fondo con determinazione, passione e entusiasmo. Fare cose difficili è bello perché richiede concentrazione, capacità di analisi, sintesi, coinvolgimento delle persone, creazione di squadra, motivazione, e son tutti valori, vedi, che vanno al di là poi del conto economico dello stato patrimoniale, cioè è la capacità di creare una cultura industriale per fare veramente impresa. E questa è la cosa che mi diverte, cioè il fatto di far qualcosa che permetta ai miei colleghi dirigenti, ai miei colleghi quadri, ai miei colleghi impiegati, ai miei colleghi operai di trarre beneficio da una cosa che si chiama azienda, che peraltro è anche pubblica, che gli dia gratificazione, che gli permetta di campare alle proprie famiglie. Non sono comunista, ma voglio dire, è una cosa che mi piace molto e quindi questi risultati secondo me hanno un valore inestimabile. E poi, avendo ormai sono tecnicamente pensionabile perché ho già maturato i miei 42 anni e 10 mesi, ma continuo a lavorare proprio perché sono animato da questo, io la chiamo passione, entusiasmo, piacere, faccio una cosa che mi piace. E tu lo sai che non sono uno che si tira indietro, viaggio coi commerciali e farò 15 viaggi internazionali all'anno, sono sull'aspetto industriale con i miei colleghi industriali, sono sull'aspetto finanziario, vado a parlare in borsa, vado a parlare con le organizzazioni sindacali, sono presidente dell'Associazione degli adesivi italiani in seno a Federchimica, che poi mi ha sparato anche a Bruxelles, e faccio parte anche del board esecutivo della FEICA, che è la Federazione Europea dei produttori di colle adesivi. E sono diventato anche presidente, lì ogni 2 anni poi cambia, e lì sono seduto al tavolo con i grandi della BASF, della Bostik, dell'Archema, della Dow, della Henkel, cioè tutta questa gente, e trasporto quello che vivo tutti i giorni. Insomma, la nostra dimensione è bella perché non sei troppo grande da essere distantissimo dal business, ma non sei troppo piccolo da doverti occupare solo di questioni del day by day. È una via di mezzo dove hai una visione completa. Ma ci sono società quotate oltre appunto alle grandi tedesche a cui ti compari Parli nel settore degli adesivi? nel No, tuo se- ci sono di fatto le grandissime, no? Quelle che abbiamo citato prima, e poi aziende come le nostre hanno ancora un imprinting molto familiar padronale. Ecco. Parlo a livello tedesco, a livello francese, a livello spagnolo, non ci che, sono. e non sono quotate? No, no. Eh, Anche questa sarebbe un'opportunità, no? Io busso al campanello di tanti, di questa gente qua. E qui ritorniamo al discorso della quotazione, perché ovviamente con una valutazione, diciamo, molto bassa, o Fai sicuramente fatica a una che fare deal, eh? non riesci a farlo e non sarebbe una decisione finanziariamente valida quella di emettere azioni No, per fare l'acquisizione. no, perché rischieresti di diluirti in maniera rilevante. Esatto, esatto. È tutto un circolo, no? Esatto. Per cui andiamo avanti sulla nostra strada, È un continuiamo a circolo, generare. è un circolo che non riesce a partire, diventa un circolo vizioso se appunto il prezzo di mercato non riflette il valore della società. Una E corretta valutazione, cioè affinché questo avvenga c'è bisogno di uno sforzo di sistema in Italia che porti investitori istituzionali e fondi dedicati a questo mercato, di cui si parla sempre, si continua a parlare, si fanno convegni, adesso Assonex ne farà ancora uno a maggio, come lo fa ogni anno, ma ahimè i risultati stentano a realizzarsi. Si continua a parlare sempre delle stesse cose, fin quando non c'è uno sforzo veramente di sistema che deve, a mio avviso, arrivare dall'alto, non riusciamo
non riusciremo a partire. Vero, teniamoci un po' di insoddisfazione dagli azionisti, ma continuiamo a lavorare seriamente e poi qualcosa, io sono sempre ottimista, succederà, perché comunque quando uno fa bene il proprio lavoro e guadagna e crea valore, alla fine qualcuno lo guarda. Certo. Grazie Guido. Grazie a te Massimo per questa piacevole chiacchierata, molto gentile, e un saluto a tutti coloro che avranno piacere o voglia di ascoltare questa nostra intervista. Grazie.